Ciao a tutti, amici dei gemelli, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, gemelli, tendenze energetiche generali per la seconda metà di gennaio 2024. Ma che bello, abbiamo la ruota della fortuna, amici dei gemelli. Allora, qui si può parlare o di qualche tipo di cambio che potrebbe arrivare in modo abbastanza veloce, potrebbe far riferimento a qualche vincita, a qualche sì, denaro, possibilità, qualche segno di abbondanza che arriva in modo inaspettato. E fa anche riferimento a qualche ciclo che si sta per chiudere o che si è chiuso. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuona nulla, se volete completare il messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. E per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi e la vedete anche scritta qui e trovate anche il link per le previsioni del 2024. Ricordarvi ancora che queste letture sono generali, possono riguardare quindi questioni di lavoro, sulla famiglia, sugli amici, sulle relazioni di coppia. Io vi dirò un po' qual è l'energia che va per la maggiore e voi cercate di adattarla alla vostra realtà. Allora, partiamo con un 5 di bastoni, un cavaliere di bastoni, un asso di coppe, un fante di bastoni, 4 di bastoni, recupero un attimo la carta che è caduta, 3 di bastoni, e 8 di pentacoli. Allora, direi che per qualcuno potrebbe riguardare una situazione lavorativa e per qualcun altro una situazione inerente o una convivenza o un cambio di casa, qualcosa per lo stile. Adesso poi lo andiamo a vedere meglio con i mini tarocchi. Però partendo da questo 5 di bastoni, devo dire che sento o delle discussioni, dei diverbi, dei confronti, diciamo un pochettino accesi. Può essere con questo cavaliere di bastoni. Anche se il cavaliere di bastoni potrebbe anche essere un'energia in questo caso e non una persona. Però andiamo a vedere carta per carta. Partiamo da questo 5 di bastoni. 7 di spade e cavaliere di bastoni nuovamente. Beh, devo dire che per molte persone questo cavaliere di bastoni è una figura, è una persona. Probabilmente ragazzi ci sono queste discussioni per delle cose poco chiare che sono state dette, c'è un 7 di spade, quindi potrebbero esserci delle bugie, potrebbero esserci delle mezze verità, delle cose nascoste. Andiamo a vedere il cavaliere di bastoni, matto, che interessante, matto e 10 di bastoni, una carta di inizio e una carta di fine. Allora, qui credo che qualcuno si stia creando aspettative un po' troppo alte su questa persona o su questa relazione. Andiamo a vedere l'asso di coppe. Mondo. E re di coppe. Voglio ancora una carta per questo matto. Asso di coppe e torre. Allora,
Ho come la sensazione che questo cambio veloce di cui ci parla la ruota della fortuna, per quello che vedo adesso, sia dovuto, cioè sia un cambio nelle vostre emozioni, nel vostro lato emotivo, perché questo matto mi dice che, diciamo, è come se ci fosse una sorta di esplosione del cuore, no? Tra il matto e l'asso di coppe che abbiamo qui. Però c'è anche la torre e un 10 di bastoni. Quindi ho come la sensazione che da un lato ci sia questa forte apertura di cuore, magari verso proprio questa persona, dall'altro lato a qualcuno crolla qualche tipo di certezza. È come se si volesse arrivare ad un compimento, ad un inizio, ad un'unione, ad un innamoramento, a quello che è un sentimento profondo, ma con la carta della torre c'è qualche tipo di certezza o di questione egoica che dovete prima buttar giù per far sì che, diciamo, il cuore si apra. Ma perché? Perché comunque sento che questa persona non è stata onesta con voi. Andiamo a vedere il fante di bastoni. Amanti. E tre di coppe. Ragazzi. Io credo che questa persona sia una persona, insomma, con la quale potrebbe esserci passione, chimica o passioni, se per esempio per voi fosse un amico o un familiare, anche se sento per pochi. In realtà per qualcuno potrebbe essere un fratello, eh? Però ragazzi, qui ho come l'idea che non ci sia armonia con la carta degli amanti al contrario in questa relazione. Potrebbe anche esserci un'infedeltà, perché qui abbiamo un 3 di coppe, che non è necessariamente il tradimento, non è sempre solo andare con un'altra persona, ma è proprio tradire la fiducia. Anche solo scoprire che l'altra persona ci ha detto una bugia, quello è un tradimento. O perlomeno viene vissuto come un tradimento perché ha tradito la mia fiducia. Diciamo che, perché comunque non sono carte, a parte questa torre, il 7 di spade, non sono carte brutte, però è un po' come se aveste bisogno di fidarvi un po' meno, mi viene da dire, ok? Mantenere un po' più alte le antenne, perché qui c'è qualche tipo di questione che potrebbe essere una distanza fisica per qualcuno, per qualcun altro potrebbe essere una sorta di immaturità di uno dei due, però c'è qualche cosa che è come se bloccasse l'armonia di questa relazione. Diciamo che ho come la sensazione che uno dei due sia un po' più farfallino dell'altro e quindi questo potrebbe, insomma, dar da pensare. Però abbiamo un 4 di bastoni, andiamo a vedere. Perché è come se non si fosse sulla stessa lunghezza d'onda per certi versi. Ah, abbiamo un 4 di bastoni spiegato da una sacerdotessa e da un cavaliere di spade. Allora, devo dire che il 4 di bastoni è una carta di unione, una carta di quello che diciamo prima non si vedeva, che fa un po' fatica a svilupparsi con la carta degli amanti al contrario, nel 4 di bastoni lo rivediamo già un po', nel senso che concretamente si trova comunque una sorta di stabilità, ok? Devo dire che c'è anche questo cavaliere di spade. Allora, se fosse una situazione lavorativa per voi, qui si può vedere un accordo o un contratto, perché qui abbiamo anche una carta di lavoro e questa è una carta di progetti. Quindi, se voi foste in una fase dove volete iniziare un nuovo progetto, dove magari c'è qualcuno qui che vi dà addosso perché non è un buon progetto, però voi sentite che invece sì, lo è, cercate qualcuno che vi appoggi e vedrete che con questo cavaliere di spade le cose prenderanno una sorta di accelerata. Andiamo a vedere il 3 di bastoni. Wow! Ruota della fortuna, giudizio, 2 di coppe e 7 di coppe.
Ragazzi, devo dire che l'ultima settimana di gennaio sarà quella dove vedrete questa ruota della fortuna perché la rivediamo qui. È come se ci fosse un cambio, vi dico, c'è una sorta di accelerazione. Qui abbiamo anche un 2 di coppe, quindi ci può essere un compromesso, un inizio, quell'inizio che volevate, quell'apertura di cuore, quella relazione, qui si potrebbe manifestare. Tenete presente che essendoci il giudizio per qualcuno è una persona del passato, con la quale probabilmente c'è un cambio del karma. Direi che se state aspettando qualche chiamata potrebbe arrivare e da qui in avanti, ragazzi, si apriranno una serie di possibilità anche lavorative. Andiamo a vedere questo 8 di pentacoli, 5 di spade e 4 di bastoni. Qui è come se vi consigliassero, per mantenere attiva la stabilità del 4 di bastoni, per mantenerla costante, di lavorare sulla vostra confusione mentale, sulla priorità per voi, non tanto per gli altri, perché il 5 di spade parla sempre di lotte egoiche, quindi ho ragione io o hai ragione tu, non importa chi ha ragione, fondamentalmente certe volte c'è solo da trovare una soluzione, un compromesso, un punto di incontro, e qui lo vediamo col 2 di coppe. Devo dire comunque che con questa ruota della fortuna e il 7 di coppe, ragazzi, si apriranno diverse possibilità. Andiamo a vedere Osho che cosa vi dice. Di nuovo 7 di spade. Giochi politici e l'imperatrice, la creatività. Allora, devo dire che in effetti nella prima settimana di gennaio potrebbe essere molto forte il tema di un progetto o per qualcuno della maternità. Vi dico questo perché abbiamo 4 carte che mi parlano di bambini e qui abbiamo l'imperatrice che mi parla di gravidanza. Quindi se state comunque cercando di iniziare un nuovo progetto, ho come la sensazione che dobbiate prima togliervi il 10 di bastoni è una carta che vi dice di togliervi dei pesi. Normalmente i pesi sono quello che si aspettano gli altri da noi, le cose che facciamo perché ci sentiamo in obbligo di fare, ma che in realtà non vogliamo fare. Ok? Quindi si tratta di togliersi quel tipo di peso, di rompere con le questioni egoiche, e qui diciamo che si passa da una torre a un 5 di spade, quindi è come già una destrutturazione per ristrutturare la stabilità delle proprie regole, cioè quello che fino ad adesso è andato bene, ora non va più bene e lo ristrutturo, lo ricostruisco. Però fate attenzione perché avete comunque anche la carta di giochi politici ed è molto forte, secondo me, l'inganno che voi state facendo a voi stessi più che tutto, quello che vi state dicendo, come state vedendo e metabolizzando le cose che vi succedono intorno. È anche una carta di astuzia, 7 di spade. È un po' come se vi invitassero a usare... Scusate ragazzi, mi si è spenta la telecamera. Stavo dicendo, è un po' come se vi invitassero ad usare la malizia piuttosto che magari un po' di furbizia per riuscire a progredire in questo progetto. Con questo non voglio dire che dovete essere voi falsi, ok? Però giochi politici, io lo sento anche quando guardo la carta, diciamo, la versione in luce del 7 di spade, è la diplomazia. Ok? Quindi diciamo che il modo di comunicare può aiutarvi a creare questo accordo, questo cambio, questo nuovo compromesso, ok? Andiamo a vedere una carta, un oracolo. Guida divina, carta numero 11. E il mantra è: sono divinamente guidato. Ed è bellissimo perché c'è a parte che mi ricorda la carta dell'eremita, però c'è come un occhio sul bastone, come per dire che c'è qualcuno al di fuori di voi stessi
che comunque è sempre con voi, perché lei il bastone se lo porta dietro costantemente, e vi vigila, vi osserva. Bellissima lettura, amici dei Gemelli. Insomma, devo dire che quando c'è la ruota della fortuna si parla di cambi per destino anche un po', no? È la ruota del karma. Qui mi parla di guida divina, è una carta numero 11, ricordiamoci che nei tarocchi l'11 è collegato alla giustizia, quindi anche lì si parla di giustizia divina. Ed è un po' come se vi dicessero che probabilmente avete bisogno di affrontare questo tipo di passaggio, questo tipo di distruzione, ok, per ricostruire qualche cosa di più stabile. Amici dei Gemelli, questo è quello che avevo per voi. Spero comunque che la lettura, insomma, vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti di riflessione. Potete farmelo sapere con un like, con un commento, se avete piacere potete iscrivervi, condividere o abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!